parti appena arrivato a destinazione. La luce del giorno dà un'idea parziale di ciò che è il luogo che andranno a conoscere. Quale migliore occasione se non trovare un pretesto per farli girare di notte, quel momento in cui le città hanno il massimo della loro magia. Quindi ho pensato, potrebbe essere l'occasione giusta per farvi vedere un processo semplice che vi porti ad avere questa mappa diurna in questa mappa notturna. E se volete trovate l'intero processo di disegno dall'inizio alla fine, lo trovate qui. Questa è la location principale, è ancora un po' troppo luminosa per essere notte. Creo un livello, gli metto un colore freddo e gli assegno un'opzione di fusione come moltiplica, in modo da poter non solo raffreddare le zone ma anche scurirle. Ovviamente giocate con i parametri, provate un po' la trasparenza finché non trovate quell'equilibrio che per voi è giusto. Creo un altro livello, lo chiamo fuoco e faccio un tratto alla quale assegno un bagliore esterno. Questo livello lo utilizzerò per applicare le fiamme o la sorgente di luce dalla quale scaturirà questo nuovo bagliore. Fatto ciò, creo un nuovo livello in colore scherma, in questo caso, un colore caldo che sia di contrasto, e con un pennello che abbia una buona trasparenza inizio a tracciare un primo segno dei bagliori. Parto dal punto di fuoco che ho disegnato prima e aggiungo man mano in modo radiale una dispersione tutto attorno per dargli un po' di armonia. Ora, quello che vedete sul mio schermo forse non vi sarà immediato, però tendo a voler usare uno sfumino per migliorare i bordi e renderli più gradevoli, e mi tengo come secondo strumento della penna la gomma. In questo modo, se assegno alla gomma il colore bianco, quando cancellerò sulla maschera che vedete qui evidenziata, invece di cancellare la luce io la aggiungerò, perché appunto disegnare con un pennello bianco sulla maschera significa aggiungere. Parlo di questo, quel tastino che ho impostato per fare lo switch tra gomma e strumento principale. Quindi strumento principale lo sfumino e strumento secondario la gomma. Bianco sulla maschera disegnerà. Se non vi è molto chiaro, fate pure tutte le domande che volete. Potrei anche fare un video per andare nel dettaglio su alcune funzioni che io forse dopo tanti anni do per scontato che siano alla portata di tutti. Dettagli più sottili ti aiutano a definire un confine, ti aiutano a definire un bordo. Questo renderà l'immagine più solida, gli darà un senso di concretezza in più. Perché è bello poter utilizzare luci soffuse, ombre soffuse, ma se è tutto troppo sciatto forse non dà quel senso di robustezza, quel senso di copertura, quel senso di profondità della quale avremo bisogno. Ora che ho creato dei livelli di luce che trovo gradevoli, vado a creare dei livelli di ombra che aiuteranno a rendere la mia luce anche credibile. Anche se vorrei fare un appunto su questa questione e forse ne parliamo dopo, perché è un discorso un po' complesso. Potrei parlare di luce e ombre pur non avendo le competenze migliori per farlo, ma c'è un'opinione che vorrei condividere che riguarda proprio le mappe di gioco. Fare le ombre è importante, non solo per aggiungere il realismo, ma anche per dare un'idea di profondità. Essendo questa una mappa da gioco, è importante per i giocatori riuscire a comprendere cosa si trova più in alto e cosa si trova più in basso. Questo aiuterà a livello strategico a decidere dove mettersi per avere una copertura, piuttosto che dove posizionarsi per sorprendere l'avversario. E poi diciamolo, avere queste ombre dà anche un po' di atmosfera, che è un qualcosa alla quale io non vorrei rinunciare. Forse personalmente ho un po' di difficoltà nel definirmi un professionista, perché come avrò detto altre volte, il fatto che io lo faccia per lavoro non mi eleva a chissà quale posizione, quindi faccio veramente fatica a condividere queste idee, a dare tutorial. Ti piace stare lì sopra? Ok. E nonostante questa bruttissima sindrome dell'impostore, voglio comunque condividere alcune opinioni. Lo dico perché nel mio caso sono consapevole che le ombre e le luci utilizzate all'interno di questo disegno non sono così realistiche e non seguono una giusta proiezione. Essendo una mappa da battaglia utilizzata in un contesto specifico, ho preferito non allungare troppo le ombre, rinunciando così forse a una parte di realismo, ma dall'altra parte ho reso la mappa più leggibile al giocatore. Non è vero che sono scarsa con le ombre. Bene, e questo è per me il modo più semplice per convertire la mappa diurna in mappa notturna. E spero che questi piccoli aneddoti ti siano serviti per qualcosa. E se ti va di fare delle domande lascia pure un commento. Ah, tra l'altro credo che YouTube voglia che tu guardi questo. O questo. O anche questo.
Lo so, è difficile scegliere, vero?